Siamo con Sabino Veglione, direttore tecnico dell'area progettazione del gruppo CGM in Italia, che è stato anch'esso partner del progetto Master Parenting in Work and Life, finanziato dalla Commissione Europea, DG Occupazione, e che si concluderà nel mese di marzo con i due eventi finali virtuali di Milano e di Bruxelles il 25 e il 26 di marzo. Ma non parleremo oggi di questo con Sabina, ma piuttosto dei cantieri che rimangono aperti in questa tematica. Però per prima cosa le chiederei di presentarsi e anche di raccontare, spiegare molto brevemente che cosa sia CGM. Io sono Sabina Bellione, mi occupo da diversi anni di progettazione e sviluppo di comunità. In CGM mi occupo in particolare dell'area progettazione, che per le nostre associate è un bene comune, serve per sviluppare servizi e innovazione. E da sempre mi occupo di politiche europee. CGM è la più grande rete italiana di imprese sociali. Sono circa 750 i soci di CGM e sono consorzi di cooperative sociali e cooperative sociali direttamente. Questo a seconda del territorio, della densità di imprese sociali e della possibilità di sviluppo dei territori. CGM si occupa in particolare di innovazione e sviluppo e crea servizi e attività che servono alle associate, ma in generale alle imprese sociali, per creare un tessuto diverso e innovativo su questo tema. Le cooperative sociali hanno una lunga storia in Italia, la legge è del 1991, ma in realtà sono nate prima della legge e hanno un bisogno continuo di innovazione proprio perché cambiano i bisogni di welfare, e CGM segue questi cambiamenti per aiutare i territori e per aiutare le imprese sociali a sviluppare servizi e innovazione in quest'ambito. Ecco, quindi stiamo parlando di un grosso network sì, che ha al suo interno sia realtà molto grandi, perché abbiamo cooperative sociali che non rientrano neanche nella definizione di piccola e media impresa, che sono delle grandi imprese, e anche invece imprese molto piccole o relativamente piccole. Ecco, la domanda è: esiste a tuo avviso una specificità però quando si tratta di work-life balance all'interno di queste imprese? Voi, lavorando sull'innovazione, ovviamente siete a contatto, no, con questo tipo di tematiche. Esiste una specificità? E poi quali sono i problemi specifici anche in questo caso che bisognerebbe affrontare per migliorare il sistema di work-life balance? La specificità è che ci occupiamo di servizi di welfare in larga parte. Ci sono le imprese sociali di produzione, ma diciamo un buon 70% in realtà fa servizi. Chi lavora nei servizi, asili nido, RSA e quant'altro, in realtà per assurdo ha più problemi di conciliazione, proprio perché sono servizi su turnistica che offrono servizi alla città e rispondono ad altri, ma un po' meno a se stessi, no? E quindi in qualche modo chi lavora all'interno delle cooperative sociali ha forse meno accesso ai servizi di work-life balance di un'impresa di produzione o di servizio. Per questo per noi le politiche anche interne di work-life balance sono fondamentali, innanzitutto perché la maggior parte dei dipendenti, dei soci sono donne, proprio per la tipicità dei servizi, ma non solo, perché l'idea è che servano a tutti noi, no? La conciliazione serve a tutti.
Quindi su questo tema sviluppiamo tutta una serie di servizi interni che hanno a che fare soprattutto con la flessibilità e quindi con la possibilità di cambiare turni, di avere un'organizzazione estremamente flessibile che consenta a tutti i soci di avere una risposta ai propri bisogni. Non è facilissimo perché ci si incastra con tutta una serie di problematicità che sono innanzitutto i contratti di lavoro, che in Italia sono particolarmente rigidi. La flessibilità in entrata e in uscita è un po' una chimera, soprattutto se fai un servizio rivolto all'esterno. Quella flessibilità non la possiamo adottare perché il turno è rigido. Inoltre i cambi turni, il part-time hanno tutta una serie di rigidità tali che spesso con le nostre idee di flessibilità e di supporto alle persone che lavorano con noi un po' si scontrano. Quindi anche una relazione non proprio semplice anche con la parte sindacale rispetto a questo. No? La rigidità si riscontra poi sui servizi, ma cerchiamo di trovare misure che vadano incontro alle esigenze delle persone. Vista dall'altra parte, cioè in termini di erogazione di servizi, hai detto giustamente che la stragrande maggioranza delle vostre imprese eroga servizi di welfare. Avete visto cambiare i servizi di welfare, i servizi quindi erogati a terzi legati a questo tema, cioè alla genitorialità e all'integrazione vita-lavoro? E poi hai parlato prima di un sistema rigido. Esistono ancora anche rigidità nell'erogazione dei servizi oppure vedete delle prospettive di miglioramento, di cambiamento sistemico? Allora, è una domanda complessa, ma che ha due risposte. La risposta data dal pubblico, quindi dai servizi che sono accreditati, riconosciuti e passano attraverso una legislazione molto rigida del pubblico, non vedo grandi cambiamenti. Se penso a una codifica di un asilo nido, l'asilo nido in ogni regione italiana ha una sua rigidità completamente diversa, quindi c'è anche una regionalizzazione dei servizi, c'è una rigidità di entrata, di ingresso, di possibilità. I temi educativi forse sono più trasversali e non fanno parte della legislazione, questo diciamo è il gap generale. I servizi offerti direttamente dalle cooperative sociali, dalle imprese sociali, presentano invece una maggior flessibilità. Non sono codificati, cioè sono servizi che in qualche modo vanno proprio a sostenere il work-life balance e quindi non hanno una codifica ma sono un supporto alla genitorialità, un supporto all'empowerment femminile in particolare e un aiuto poi alla gestione quotidiana delle attività. Hanno un problema reale di sostenibilità, però, perché che differisce un po' dai territori. Se sei in ambito urbano, la sostenibilità la trovi, anche dando la possibilità di accesso gratuito a chi non può permettersi un ingresso a pagamento. Se sei in aree interne o in aree intermedie, e per l'Italia è un grandissimo tema, la sostenibilità diventa assai più difficile e quindi questi servizi a volte nascono ma si chiudono quasi immediatamente proprio per una difficoltà a reggere costi e qualità del servizio, perché poi un conto è il babysitteraggio, un conto è un servizio completo, se si va sulla disabilità ancora più difficile, se si va sugli anziani è difficile tanto quanto, e quindi c'è un grossissimo tema di differenza territoriale. L'ambito urbano ha una sua facilità, gli altri ambiti decisamente un po' meno, però è un tema
che in qualche modo sta ricorrendo anche nelle proposte delle fondazioni e di progettualità, proprio per capire come si possa rendere sostenibile, si possano rendere sostenibili servizi di questo genere. È un tema difficile perché i numeri rendono sostenibile la possibilità, le distanze rendono possibile delle sostenibilità. Se siamo in territori con piccoli comuni, e qua non c'è differenza tra nord e sud, ad esempio, la sostenibilità non c'è. Se passiamo ai territori di confine, difficile, e lo spopolamento rende ancora più difficile la crescita di questi servizi. È un tema, è un grande tema, quello della sostenibilità. D'altronde però siamo anche all'inizio di un periodo di finanziamento europeo che si vuole molto proattivo, no? È molto rivolto a un modello di sviluppo sostenibile. Speriamo di riuscire anche attraverso questo progetto e queste interviste a contribuire con idee. Tanto ti ringrazio perché hai messo sul tavolo tutta una serie di questioni che sicuramente potranno nutrire poi il dibattito il 25 e il 26 di marzo, ma ancora di più il dibattito a venire, perché naturalmente non è oggi che chiudiamo il discorso politico intorno a questo tema, che è anche un tema chiave del pilastro europeo dei diritti sociali, quindi diciamo ci sarà ancora molto da lavorare. Bene, ti ringrazio, non so se vuoi dire un'ultima frase di chiusura di questa intervista. Allora, credo che il tema del welfare comunitario sia la chiave di svolta per dare supporto ai temi della conciliazione e del work-life balance. E credo che ragionare in termini generali sui territori sia poi una chiave di svolta per aiutare questa tematica a crescere e a rendersi sostenibile, perché crescono i servizi e questo credo che sia fondamentale per consentire l'accesso al lavoro e l'accesso alla vita, alla propria vita e conciliarla.